Buongiorno a tutti, da Dario, benvenuti sul primo video dimostrativo sulla pasticceria. Vi mostrerò come fare qualche prodotto di pasticceria, questo è il mio primo esperimento. Era un po' che volevo farli, però per mancanza di attrezzatura, tempo eccetera ho un po' tergiversato, ma adesso possiamo cominciare e provare a vedere cosa viene fuori. Come prima lezione, tra virgolette, diciamo, non voglio essere presuntuoso a darvi lezioni, comunque come prima dimostrazione vedremo un prodotto tipicamente francese. Vi do un aiutino, ha una forma di un cono, tipicamente un cono fatto da palline caramellate. Dai, vi do un aiuto, ve lo dico. Oggi faremo il croquembouche. Per fare il croquembouche chiaramente la cosa fondamentale da fare sono i bignè, cioè non possiamo fare un edificio senza i mattoni, quindi non possiamo fare un croquembouche senza i bignè. E qui abbiamo gli ingredienti per i bignè. Allora, abbiamo bisogno di 250 g di acqua, 100 g di burro. Mi raccomando, burro sempre di ottima qualità, perché alla fine il sapore del prodotto dipenderà dalla qualità dei prodotti che utilizzate. 5 g di sale e 3 g di zucchero. Come vedete sono abbastanza bilanciati, perché i bignè alla fine hanno un sapore neutro, perché li potete utilizzare sia per riempirli dolci che per riempirli con il salato. 150 g di farina zero setacciata, che io qui ho già setacciato. E poi dopo serviranno 5 uova medie, che sono circa 250 grammi. Bene, non ci resta altro da fare che cominciare, no? Il primo passo per fare il bignè si svolgerà sui fornelli, perché la pasta del bignè, che è chiamata pasta choux tecnicamente, che non è la pasta asciutta, ma è scritto CHOUX, e è una pasta precotta, in cui va cotta sul fuoco e va fatto essenzialmente gelatinizzare il glutine, e poi dopodiché va reidratato con le uova all'interno della planetaria. Quindi possiamo cominciare con la gelatinizzazione della farina. Ok, quindi i primi passi da fare sono mettere l'acqua nella pentola e il burro. Va acceso il fuoco a fiamma moderata, e quello che bisogna fare è aspettare che inizi a sfrigolare il burro. Potete anche inserire lo zucchero e il sale. Eccoci qua, ci siamo quasi arrivati a quello che prima ho chiamato sfrigolamento in termine tecnicissimo, mi raccomando, io utilizzerò questi tecnicismi fondamentali. Inoltre volevo anche dirvi che, come avete visto, io sto cucinando in una cucina minuscola. Io odio la cucina di questa casa, è minuscola perché c'è pochissimo spazio di appoggio eccetera eccetera, però anche per farvi vedere che non vi serve la cucina alla Masterchef per fare cose interessanti, ma basta anche un piccolo spazio, ecco, al limite della decenza. Ecco qua che sta iniziando a sfrigolare. Quindi, portato al primo bollore, quello che possiamo fare è inserire la farina tutta in un colpo, mi raccomando, e va agitato in continuazione. Vedrete che sarà un processo molto veloce. Eccolo qua. Quando vedete che l'impasto si stacca dalle pareti, potete spegnere il gas, e eccolo qua. Questa è la consistenza che vogliamo dell'impasto. È pronto.
Quindi adesso possiamo procedere a quella che prima ho chiamato, questa volta in termine abbastanza più tecnico, reidratazione. Per la reidratazione io userò la planetaria, andrò a inserire l'impasto appena formato nella planetaria, che andrò a mettere in frigorifero per una decina di minuti, perché adesso in questo momento è molto calda e nel momento in cui andiamo poi a mettere le uova dentro c'è il rischio che queste si cuociano un po' e abbia, diciamo, il caratteristico odore della frittata. Quindi ci vediamo fra una decina di minuti. Eccoci qua, sono passati 10 minuti, il nostro impasto precotto ha un po' stemperato in frigorifero e quindi si può tornare alla planetaria per la reidratazione. Come vedete io qui ho una planetaria made in Germany, comprata su Amazon a prezzi contenuti e insomma non le famosissime marche che non starò qui a dire, ma che funziona benissimo. Quello che farò è prima farla girare un minutino. Va utilizzato la foglia in questo caso. La facciamo girare un minutino. Poi dopodiché, fondamentale questo passaggio, le uova vanno messe una per volta. E non bisogna mettere l'altra finché non è stata completamente assorbita dall'impasto all'interno della planetaria. La velocità deve essere, diciamo, una velocità media. Così va bene. Molto bene. Abbiamo inserito l'ultimo uovo. Aspetto che lo assorba completamente. Intanto prendo una marisa, un cucchiaio una spatola di silicone, okay, che mi servirà per controllare se la consistenza dell'impasto è quella che vogliamo. Perché vi dico questo? Perché la consistenza che a noi interessa è questa qua. Dovete prendere l'impasto con la marisa, lasciarlo cadere, ok, e come vedete lascerà questo triangolo, vedete? Questo triangolo traslucido in cui potete quasi vedere attraverso, e quindi sappiamo che questa consistenza è quella perfetta per il bignè. Eccola qua. Bene, possiamo quindi passare al sac à poche. Si fa così. Prendete il vostro impasto e lo inserite all'interno. In questo modo. Vi aiutate con il pollice, spingete in modo che potete tirar via l'impasto facilmente. Wow. Niente di più facile. Se è la prima volta che usate il sac à poche potrete trovare difficoltà, ve lo dico, anche a me è successo tranquillamente proprio. Eccolo qua, pronti. Ok, siamo pronti per formare i nostri bignè. Come vedete io qui utilizzo questo è un tappetino di silicone microforato comprato su Amazon per pochi euro.
e l'unica pecca purtroppo è che è leggermente più grande della mia teglia, quindi un po' uscirà fuori. Questo vuol dire che sicuramente avrò meno spazio per formare il bignè, vuol dire che dovrò fare 2 o 3 infornate, ma vabbè, non è quello il problema. Se non avete il tappetino in silicone potete cuocerli direttamente sulla teglia, stando però attenti a ungerla per bene, cioè passate del burro o dell'olio, li passate con della carta assorbente, e cioè non deve essere proprio completamente pieno di burro, deve essere unto ma non troppo, ecco, perché sennò poi i bignè scivoleranno via. Invece con questo qua che è microforato essenzialmente rimarranno aggrappati al fondo. Bene, come andremo a fare i nostri bignè? Si prende con la mano che preferite, che schiaccia da una parte il sac à poche, per me in questo caso è la sinistra, e con l'altra governate il sac à poche sul beccuccio per indirizzarlo dove volete. Quindi essenzialmente andremo a schiacciare, e poi quando arrivate alla grandezza che volete tirate su, schiacciate, tirate su, schiacciate e tirate su. Chiaramente, scusate per la moto, chiaramente se volete fare un lavoro preciso dovrete cercare di fare dei bignè tutti della stessa dimensione. Le prime volte non sarà facile, ma ho fiducia in voi. Adesso un piccolo trucchetto che va fatto: prendete dell'acqua, vi bagnate il ditino e andate a schiacciare tutte queste puntine che si sono formate. Con il fatto che il dito è bagnato non vi rimarrà appiccicata e le puntine si chiuderanno. In questo modo i bignè saranno sigillati. Adesso io non è che volevo fare qui il sapientino, ma va fatto purtroppo. Essenzialmente i bignè perché crescono? È un tipo di lievitazione essenzialmente, chiamata barriera di vapore. Essenzialmente il burro all'interno dell'impasto darà all'impasto stesso comunque gli darà un'impermeabilità. E che succede? In fase di cottura l'acqua che è presente all'interno dell'impasto del bignè tenderà a evaporare, ma evaporando troverà comunque una barriera appunto impermeabile data dal burro, e quindi i bignè non faranno altro che gonfiarsi e rimanere vuoti all'interno, però non rompendosi, si spera. Non dovrebbero, però non rompendosi, e in questo modo rimarranno vuoti all'interno. Potrete riempirli, poi vedremo, con ciò che vogliamo. Bene, i bignè adesso sono sulla teglia, sono pronti per essere infornati. Ho preriscaldato il forno a 190 gradi ventilato. Andrebbero cotti con la valvola aperta, ma noi qui a casa non abbiamo il forno con la valvola, quindi utilizzerò il vecchio trucchetto della pallina di carta stagnola. Fate una pallina di carta stagnola, la mettete fra lo sportello e il forno. In questo modo rimarrà un'apertura che permetterà la fuoriuscita del vapore in cottura. La cottura va fatta a 190 gradi, come detto, ventilato per circa 8-10 minuti. Poi dopodiché la temperatura va abbassata a 160 gradi, sempre ventilato, per altri 6-8 minuti. Mi raccomando di non aprire mai il forno prima della completa cottura, devono essere ben dorati all'esterno. Se aprite il forno in cottura, questi si afflosceranno e avrete delle pizzette al posto dei bignè. Ci vediamo dopo, quando la cottura sarà terminata. I know
Yeah, it's fine, but I feel a lot better with you and a bottle of wine. Every color's faded, everyone is waiting on. Well, there's a song. E come promesso, eccoli qua. Bignè perfetti, leggerissimi, sono completamente vuoti all'interno. E questa sarà la base del nostro croque bush. Quindi andrà fatta essenzialmente la farcitura per questi, e che può essere fatta come più vi piace, con la crema pasticcera, con la panna, con la crema pasticcera al cioccolato, con la crema al mascarpone e panna, eccetera eccetera. Io la farò con la crema pasticcera al cioccolato, che vi farò poi vedere in seguito come si fa. A fra poco. Bene, eccoci di nuovo. Continuiamo la preparazione del croque bush. Quindi i bignè li abbiamo fatti, adesso dobbiamo fare la farcitura proprio per i bignè. Come vi ho detto prima, io la farcitura ho deciso di farla con la crema pasticcera al cioccolato. Quello che ci occorre per fare questa crema è molto facile. Servono 400 g di latte, 100 g d'acqua, poi mi serviranno 15 g di cacao amaro, 150 g di zucchero, 50 g di amido di mais, 125 g di tuorli d'uovo. Poi mi servirà per aromatizzare, perché per una normale crema pasticcera generalmente si utilizza la vaniglia, però in questo caso non si usa la vaniglia ma si userà il caffè. Si possono mettere in infusione 2 chicchi di caffè per esempio, oppure come farò io utilizzerò del caffè solubile. E poi infine andremo a mettere, quando sarà pronta la crema pasticcera, andremo a sciogliervi all'interno 50 g di cioccolato fondente. Bene, ci vediamo ai fornelli. Come prima cosa mettiamo all'interno di una pentola il latte, l'acqua, il cacao amaro, metà dello zucchero, e come vi avevo detto un cucchiaino di caffè solubile. Questo andrà a esaltare essenzialmente il sapore del cioccolato, della crema al cioccolato. E accendiamo il gas, fuoco dolce. Ricordiamo, dobbiamo portare al primo bollore. Diamo una mescolata in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino. E aspettiamo. Nel mentre dobbiamo andare a creare il nostro pastello, lo chiamo, di tuorli e zucchero e amido. Ok, siamo pronti per andare a fare il preparato, il pastello come vogliamo, con tuorli, zucchero e amido. Essenzialmente si prendono i tuorli, si inserisce all'interno l'altra metà dello zucchero che abbiamo lasciato prima, si mescola immediatamente in modo da evitare che si formino dei grumi, perché lo zucchero assorbe acqua
e fa quella che in gergo viene chiamata cottura a freddo, e il tuorlo praticamente coagula e andrà a formare dei grumi, quindi va mescolato e sciolto immediatamente all'interno del tuorlo. Dopodiché, quando è ben sciolto, si aggiunge l'amido di mais, che in questo caso non necessita di essere mescolato immediatamente, ma comunque dobbiamo andare a fare un pastello. Hearts are breaking, oh, breaking just like mine, oh, and I can't bear to feel it, love, you're going. Bene, qui siamo arrivati al primo bollore. Come prima cosa io consiglio di prendere una mestolata del latte e metterlo all'interno dei tuorli con lo zucchero e l'amido in modo che stemperino un pochino e non ci sia lo shock termico poi quando vengono messi all'interno del latte che bolle. A questo punto, sempre tenendo la fiamma accesa, potete versare tutto il composto all'interno del latte. Questo chiaramente farà abbassare la temperatura di molto, il bollore verrà bloccato. A questo punto non vi fermate mai di agitare con la frusta, sempre col fuoco acceso. Si sente già un odore molto forte di caffè, di cacao misto caffè, che è molto buono. A un certo punto adesso sentirete che il composto inizia ad addensarsi. Vedete? Quando inizia ad addensarsi così, dateci dentro. Ben densa, spegnete il fuoco, vedete? Questa è la consistenza che vogliamo, bella lucida. E quando è ancora calda ci mettete il cioccolato fondente che ho precedentemente smenuzzato e mescoliamo fin quando non si scioglie. May your heart keep close. May your heart hold high. Bene, tutto il cioccolato è sciolto. Guardate che cremosità, lucida, perfetta. A questo punto velocemente bisogna inserire la crema all'interno di un tegame, di una padella, quello che volete. Love, please follow closely, follow steady. Questa andrà coperta immediatamente con la pellicola trasparente a contatto, mi raccomando.
Questo serve per evitare che ci sia poi la carica batterica sulla crema pasticcera. Dopo che l'avrete coperta, immediatamente in frigorifero, e questa dovrà stare almeno un'ora, un'ora e mezza in frigorifero, che si raffredda e si rapprende. Dopodiché potremo utilizzarla per farcire i bignè che abbiamo fatto prima. Perfetta, fatta. Ci vediamo quando sarà pronta per farcire i bignè. Bene, siamo arrivati al punto in cui non ci resta che farcire adesso i nostri bignè. Abbiamo quindi i nostri bignè fatti oggi, la nostra bella crema pasticcera al cioccolato, l'ho assaggiata, è deliziosa. Quello che dovremo fare è riempire il sacco a poche. In questo caso utilizzo un beccuccio molto più piccolo, perché ci servirà per andare a forare i bignè e riempirli. E niente, vi faccio un po' vedere come si fa. Per riempire il sacco a poche, come abbiamo fatto prima per fare i bignè, riempita un po', ci servono le forbici per tagliare la parte in eccesso del sacco a poche. Ecco, perfetto. Quindi adesso possiamo andare a prendere il mio bignè, lo buco e lo riempo. Sentirete proprio, se lo tenete così tra le mani, sentirete proprio la pressione del cioccolato che entra dentro della crema. Infatti potete vedere che è pieno. Mettiamo da parte. Continuiamo così per tutti. Let's go out for a drive. Need a little sunshine. Need a little sunshine. What a day for feeling like. Want a little more time. Just a little more time with you. Here we are. E così via. Ci rivediamo dopo e vi faccio vedere come si fa il caramello con il quale poi andremo proprio a incollare tra di loro i bignè e andremo a costruire quindi il vero e proprio croquembouche. Ci vediamo fra poco. Per fare il caramello a secco non ci serve nient'altro che lo zucchero, e la cosa fondamentale in questo tipo di caramello è che innanzitutto come quantità, quanta ne volete, non c'è un peso con quanto ne serve. Io ne ho preso tanto così, vediamo se sarà sufficiente. L'importante è metterne un po' così all'interno della pentola, accendere il fuoco e non toccarlo. Questo non va mai toccato, e bisogna aspettare proprio che lo zucchero passi allo stato liquido. Essenzialmente mi metto un po' più vicino. Ecco, come potete vedere, non so se si vede al video, sì, lo zucchero inizia a liquefarsi.
bisogna aspettare che tutto quanto fonda. Poi dopodiché potremo aggiungere un'altra parte di zucchero, in questo caso potremo dare una piccola mescolata, piccola, non più di tanto, e aspettare poi che diventi ancora tutto quanto tutto liquido. Let's go out for a drive. Need a little sunshine. Need a little sunshine. What a day for feeling alive. Want a little more time. Just a little more time. Il nostro caramello è fatto, ve lo faccio vedere, eccolo qua, bello fluido. Non ci resta che montare il croquembouche. Montare il croquembouche, che insomma ci vogliono un po' di manualità. Vediamo un attimino. Allora, mi ero fatto un cerchio come idea della base. Allora, quello che faccio è immergo il bignè all'interno del caramello e lo porto. Mi raccomando, fate attenzione perché il caramello ha una temperatura epocale, quindi Just like mine. Oh, and I can't. come vedete il caramello praticamente su questi bignè qui è già solidificato. Ok, quindi i nostri bignè caramellati alla base ci sono. Adesso procediamo con la parte con i piani superiori. In questo caso vado a caramellare la parte sotto del bignè perché dovrà essere incollata al piano sotto del croquembouche. Bisogna essere abbastanza rapidi perché, come avete visto, è velocissimo a solidificarsi. Can't let it feel it, love, you're gone so long. I'll dream away. I'll dream away. I'll dream away a little time. Come vi avevo detto, adesso si è solidificato, quindi basterà riportarlo sul fuoco e potremo ritornare a lavorarci sopra. Heavy hearts are leaving. Oh, leaving just like mine. Oh, and I can't better feel it, love, you're gone so long, love, you're gone so long.
Benissimo, la struttura del croquembouche è fatta. Poteva sicuramente magari venire meglio, ma poteva anche venire molto peggio. Andiamo a vedere da vicino. Eccolo qua, come vedete la nostra piccola, il nostro piccolo cono, la nostra piccola piramide di bignè. A dire la verità, vabbè, poteva venire leggermente più grande di questa perché mi sono avanzati dei bignè, ma vabbè, non essendo sicuro ho pensato che fosse meglio rimanere sul sicuro, che almeno questa qui l'abbiamo fatta. Come vedete questo è già tutto solidificato, quindi la struttura è fatta. Adesso ancora non è finita però, perché ci vuole la decorazione fantastica che adesso vi farò vedere. Sposterò prima il croquembouche sull'alzata sulla quale lo metterò alla fine e vi farò vedere a fra poco. Come decorazione, come il croquembouche vuole, andremo a fare una nuvola di fili di caramello. So che da qui non potete vederli forse dal video, ma sì, quando cade la goccia vedete che rimane un filo di caramello. Quindi io ho preparato questo caramello molto liquido, vedete? Sì, si vede che lascia dei capellini. Facciamo freddare un po', poi dopodiché andiamo a fare la nuvola. Per farlo prendete 2 forchette, ho preso un'insalatiera di questo tipo, perfetto, si fa così. Si shakerano le forchette. Cast a shadow against the sun. Give yourself a name. There's a feeling, there's a goal you can't explain. Don't get lost in the dark. All you need is a spark. Don't let go of your heart. Ok, direi che ci possiamo accontentare. Ecco qua, vedete? Con questo prendiamo il nostro croquembouche e lo andiamo ad avvolgere attorno. E eccolo qua. Voilà. Ecco il nostro croquembouche che esce da una nuvola di fili di caramello, fili dorati. Purtroppo con questa luce non si vede benissimo, ma eccolo qua. Bene, con questo abbiamo finito questo primo esperimento di una video ricetta.
e se vi è piaciuto condividete questo video, mi raccomando, facciamo crescere questa pagina e niente, un saluto da Dario e alla prossima video ricetta. Ciao ciao! Buongiorno a tutti, benvenuti al mio primo video dimostrativo sulla pasticceria, su prodotti no, schifo. Dobbiamo montare il nostro croquembouche, che è un comunque. Ma che cazzo sto dicendo, vorrei sapere io. In pratica adesso avremo ragnatele di caramello in tutta casa per la gioia di Eleonora che sta lì sul divano.